Salve a tutti, sono Giuseppe Mosco, ideatore di questo spazio web che si propone di aiutare scrittori emergenti e non alla promozione dei loro libri. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Piacere di avere con noi Antonio Viglino, che di professione fa l'avvocato, ma è un esperto di Egitto e di piramidi, ed è venuto qui a parlarci di una sua esperienza di scrittura in cui ci parla, insomma, di un libro che si chiama La rivelazione della Sfinge. Vabbè, la prima domanda è: come mai un avvocato poi è arrivato a scrivere un libro così bello su un tema che poi interessa tutti quanti noi? Perché a me, per esempio, la questione dell'Egitto ha sempre affascinato, i segreti delle piramidi hanno sempre affascinato, e quindi è stata poi una delle prime cose che mi ha fatto capire che la storia, insomma, non era sempre come ce l'avevano raccontata, e quindi mi ha aperto un po' gli occhi, ma parliamo di una ventina di anni fa, no? Perché poi anche gli scenari che racconterai forse poi apriranno anche a dimensioni altre che questo tipo di società non è pronta ad accogliere. Sì, ma ho cominciato a interessarmi all'Egitto, beh, naturalmente perché è affascinante di per sé, e poi per fortuna in casa avevo trovato alcuni libri di egittologia, e tra l'altro erano libri di egittologia anche abbastanza esoterica perché erano di Schwaller de Lubitz, e quindi introducevano già all'Egitto con una certa dimensione di mistero, e insieme a questi ve n'erano altri invece di egittologia seria, e così ho cominciato avendo un quadro abbastanza completo della dimensione dell'Egitto, sia dal lato più accademico, sia invece dal lato più interessato agli aspetti misteriosi. Ma fortunatamente mio papà era un avido lettore. E quindi da questo punto poi ho incominciato a seguire questo filone, e nelle mie letture un libro sull'Egitto, sulla storia non ortodossa, diciamo, ci finiva sempre, e quindi ho continuato a mantenere questo interesse. Capito? Sì, e poi appunto mi è successo che erano esattamente 20 anni fa, perché ho trovato sul computer i file che avevo salvato e che risalivano proprio al maggio del 2004. E leggendo un libro sulla Sfinge che cercava di spiegare i misteri, a un certo punto ho poi notato che la pianta del Tempio della Valle, che è uno dei templi pertinenzi. Ecco, questi, se possiamo farli vedere, se possiamo far vedere la slide, così almeno vediamo. Ecco, esattamente, questi sono... Aspetta, perdonami, Sì, ma... sì, sì, prego, prego. Ecco, questa è la foto che si trova l'immagine che si trova su molti libri. Quella all'estrema destra è la sagoma della Sfinge. Di fronte ad essa c'è il Tempio della Sfinge, a fianco il Tempio della Valle, e poi questo è il Tempio mortuario, che qua è spostato in quest'angolino, mentre invece sarebbe, come vediamo nell'immagine successiva, è collegato al Tempio della Valle per questa strada rialzata. Il Tempio mortuario si trova attaccato alla piramide. Ecco, questa è la loro disposizione in scala. Questa è alla sinistra la seconda piramide, quella attribuita al faraone Cafra, il Tempio mortuario, la strada rialzata, il Tempio della Valle in rosso, a fianco il Tempio della Sfinge, e poi qui c'è la Sfinge. Ebbene, ciò che mi cadde sotto gli occhi fu che appunto il tempio che qui, ecco questo tempio, la pianta di questo tempio sembrava raffigurare un essere, diciamo, comunque umanoide. E la cosa mi aveva così insospettito. Questo mi era successo appunto una notte, mi ero svegliata, avevo guardato, avevo visto questo. E poi il giorno successivo ho visto l'intero disegno, dove anche il tempio mortuario raffigura una figura umanoide. Per cui la strada rialzata sembra proprio il collegamento, anzi non sembra, è il collegamento tra i due templi, e interpretandoli quindi non come
piante di templi, ma per l'immagine che essi costituiscono, perché queste sono indubbiamente due immagini antropomorfe, si vede che c'è una prima figura che con una sorta di raggio, ecco, si può dire come si vuole, va a colpire la seconda figura a livello della testa o del cervello. E quindi questo ha colpito tantissimo la mia attenzione, anche perché al tempo già avevo letto vari libri di Sitchin o di altri autori dove sapevo che secondo molte tradizioni, che sapevo che secondo molte religioni e tradizioni, ovviamente come sanno tutti che hanno letto il libro di Genesi, che l'uomo è stato creato da Dio, dagli dei. Ecco, questo lo dicono tantissime, quasi tutte le civiltà. E quindi diciamo il significato che questo geroglifico, io lo chiamo geroglifico naturalmente in senso lato, che anche se i primi geroglifici, che sono i Serek, erano molto simili come struttura a questi, poi i geroglifici sono un pochettino un'evoluzione dei Serek. Ora, questo geroglifico mi sembrava avesse pure un chiaro significato di raffigurare in via diretta l'evoluzione dell'uomo da parte di un essere superiore che intervenne agendo in qualche modo, in particolare sulle capacità mentali di quello che può apparire come un primate. Che io dico e continuo a dire che questo ha l'aspetto di un primate spaesato, perché a me è sempre dato questa impressione. Vedete, questo sarebbe la figura, diciamo, del pitecantropo e sembra appunto così non molto consapevole, mentre questa, che sarebbe la figura divina, ha un aspetto molto più altero nella forma della struttura. Ecco, e visto che prima ho parlato di mio papà, adesso parlo anche dei miei nipoti, perché il primo e unico riscontro che volli avere sulla bontà della mia visione fu quella appunto di sottoporre questi due umanoidi ai miei nipotini, che al tempo avevano 6 e 4 anni, e loro mi dissero: ah sì zio, sono uno un robot, e l'altro mi disse sono 2 uomini. E quindi diciamo la fase di acquisizione degli elementi probatori per me era terminata, perché l'ingenuità dei bambini e il colpo d'occhio dei bambini non ha pari nell'apprezzare le cose nella loro essenza. E quindi però e da subito naturalmente mi venne, poi naturalmente ho anche elucubrato e penso di aver capito cosa siano il tempio della Sfinge, quello bianco a sinistra, e la parte inferiore del tempio mortuario qua in basso, però ecco, non vorrei appesantire il discorso con questi aspetti. Quindi diciamo che già da subito ho pensato che prima o poi avrei scritto un libro su questo argomento, perché comunque è un argomento che merita di essere esposto. Poi vero o non vero che sia interpretato in un modo o nell'altro, comunque il fatto in sé merita di essere esposto. Però appunto semplicemente per dire ho visto questo, senza poter giungere a conclusioni su cosa avevo visto e su come lo interpretavo, ho preferito soprassedere, e questo periodo di riflessione mi ha portato via, fra tutto, esattamente una ventina d'anni. Perché ora, devo dire, non è che io in questi 20 anni abbia sempre solo pensato a questo disegno. Era comunque un elemento del quale talora tenevo conto nel corso delle mie letture, anche perché una cosa che mi era sempre rimasta impressa è che magari la dialettica platonica è una dialettica che tende a far sì che gli elementi eventualmente si armonizzino da soli e quindi poi a valutarli. È solo una dialettica di tipo hegeliano che invece vuole forzare le cose insieme per ottenere una soluzione a un concetto. Ecco, a me la dialettica meccanicistica hegeliana è sempre stata antipatica, e quindi ho lasciato le cose in sospeso fino a che, a forza di leggere, i vari pezzetti non si sono incastrati in una dimensione armonica. Ora, naturalmente, io quando espongo nel libro, come premessa, nella parte centrale e alla fine, dico che io espongo quella che io ritengo un'interpretazione possibile. Come hai detto prima, io sono un avvocato, quindi questo mio libro è scritto come una comparsa conclusionale di legittimità, cioè come le comparse conclusionali che si sottopongono alla Suprema Corte, che non giudica più il merito della causa, ma soltanto se i ragionamenti formali di organizzazione del materiale probatorio sono condotti secondo la logica. Ora, quello che io dico è:
dati tutti gli elementi probatori che espongo nel libro, e naturalmente la mia aggiunta personale è questo, tutti gli altri li ho letti o li ho valutati, ho detto alcuni spacciati come elementi probatori in verità non lo erano, ma erano semplicemente speranze, illusioni o travisamenti. Quelli che io ritengo dati probatori che hanno in sé una certa certezza, allora li ho elencati e li ho messi insieme, e dalla loro lettura combinata ho tratto una conclusione che, ripeto, è possibile. Dal punto di vista logico non mi sembra che possa essere confutata, se non appunto confutando le prove di merito, ma qua noi parliamo di legittimità e non di merito. Ecco, e quindi questo mio percorso però è iniziato quasi dimenticandomi del tutto di questo geroglifico, perché il discorso era: io ho sempre vissuto nel mondo occidentale, nel pensiero occidentale, per il quale pensare che ci sia stato un essere superiore, divino o non divino, alieno o non alieno, ecco, non è accettabile. E quindi sono ripartito dalle fondamenta del pensiero occidentale. Le fondamenta sono i grandi filosofi greci, Parmenide, Eraclito e soprattutto Platone e Aristotele. E da qua è incominciato un cammino appunto tutto interno al pensiero occidentale, che se poi volete vi racconto, se no possiamo cambiare argomento. Vabbè, loro avevano una dimensione degli dei che è diversa, insomma, da quella lì che abbiamo noi oggi relativamente alla religione cattolica, no? Quindi penso Sì, che sia... quali avevano chi aveva una dimensione ti riferisci ai greci? Sì, 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 sì. Sì, ecco, però i greci, noi adesso, quelli che noi pensiamo essere gli dei greci, sono visti attraverso le lenti del cristianesimo, perché tutti gli studi sulla cultura classica sono quelli fioriti nella Germania del Settecento e soprattutto dell'Ottocento, che erano fondati sul cattolicesimo, per cui gli dei greci erano considerati come delle marionette, come dei personaggi da operetta. Ecco, quindi questa visione degli dei greci che abbiamo noi è già intrinsecamente falsa. Sì. E questa è una delle cose che Nietzsche ha posto in evidenza, dicendo che non è che perché a noi occidentali sembra che quelli siano dei burattini immorali, per i greci fossero burattini immorali. Quelli rappresentavano la vita. Nietzsche dice che la grecità aveva una religione di vita, mentre il cristianesimo è una religione incentrata sulla morte. Queste sono le opinioni di Nietzsche. Quindi, però anche di questo naturalmente bisogna tenere conto. Già è sbagliato dal mio punto di vista chiamarli dei, perché già la parola dei ha in sé tutta una sfera di significati negativi che derivano dal fatto che, se sono gli dei, non sono il Dio del cristianesimo, quindi sono idoli e cose che non possono esistere o che sono sbagliate. Quindi cerco sempre di evitare questi termini che oramai sono carichi di aspetti negativi. Cerco di evitarli oppure di precisarli. Beh, c'è una lavorazione, in effetti, una manipolazione. Sì, poi questi, ma insomma sono semplicemente le stratificazioni culturali delle quali però bisogna tenere conto, perché se io interpreto una figura del mondo greco o del mondo egizio che è ancora anteriore, non la posso valutare in base ai miei criteri attuali. O meglio, se la interpreto in base ai miei criteri attuali da un punto di vista materialistico può andare bene, ma dal punto di vista morale o religioso allora non va bene, perché metti una forma su una materia che non può recepire quella forma. Bisogna, semmai, infatti una lezione fondamentale che ho tratto per esempio da Heidegger, che mi ha sempre guidato in tutte le mie scorribande in questi vari testi, è che bisogna ripensare quello che si legge, non semplicemente leggere. Ma questo vale soprattutto per i filosofi. Tu leggi Aristotele e devi ripercorrere tu i passaggi logici che ha compiuto lui per capire come funzionava la sua mente e quindi cosa effettivamente voleva dire. Non si tratta di imparare a pappagallo cosa diceva, ma di ripensare, e a questo punto ti pone nella sua prospettiva. Questo è un punto molto importante. Parmenide diceva che comunque la verità sta nascosta dietro ai fatti, no? E noi viviamo in un tipo di società del genere, che comunque ha creato un teatro avanti e poi dietro, invece poi per persone come te che vanno a scavare scoprono poi prospettive diverse, perché poi, come hai detto tu, è una tua prospettiva, una tua idea. Sì, certo. Quindi... Sì, certo, però scusa, Parmenide mi offre lo spunto per fare subito un parallelo che mi vanto di avere scorto. Parmenide dice che lui viene rapito dalla dea nel proemio, dalla dea Dike, che poi gli dice c'è la verità, che l'essere è, il non essere non è, ma questo lo lasciamo da parte, e poi gli dice poi ci sono le opinioni erronee dei mortali.
E a un certo punto dice che il fondamento dell'errore dei mortali, che chiama brotoi, che è una forma dispregiativa nel linguaggio greco, è to onomazein, il dare nomi alle cose. Secondo la Dea, e quindi secondo Parmenide, l'errore degli uomini è dare nome alle cose. Quando poi dopo tanti anni sono arrivato ai testi del Tibet, dei lama e degli yogin tibetani, mi è capitato che praticamente quasi un libro sì, un libro no, ma io parlo di testi di 1000 anni fa come testi contemporanei, c'è scritto l'errore delle persone comuni è quello di dare nome alle cose. E questa può essere più che una coincidenza, ma più che una coincidenza nel senso di una identità di struttura mentale alla base, nel senso che sia Parmenide che i lama tibetani vedono la realtà e la natura della mente in un modo diverso da quello con cui si considera usualmente, perché andare a dire che il dare nomi alle cose è un errore, ecco, non è un concetto tanto immediato, non è come per dire la mela è rossa o la mela è verde, ma ecco, inventarsi, escogitare che l'errore dare nomi alle cose riflette un ambito di comprensione sicuramente molto profondo. Ma infatti anche su questi aspetti, tra l'altro, è da notare che normalmente gli storici della filosofia si occupano di Parmenide, perdono pagine e pagine a spiegare cos'è l'essere, ma nessuna delle definizioni, come riconosciuto più o meno da tutti, ha senso, perché ci sono tantissimi elementi che costituiscono l'essere di Parmenide, ma nessuna definizione riesce a raccoglierli tutti. E quindi poi invece dall'altra parte dell'errore dei mortali praticamente lo trascurano, invece dovrebbero occuparsi prima di questo, perché molto probabilmente loro rientrano in questa categoria dei mortali che danno nomi alle cose e vogliono dare un nome all'essere di Parmenide senza avere idea di cosa sia. Vabbè, questo però è tu prima parlavi di lavorazione, insomma, sulla questione della parola dei, no? Io penso che poi è una dinamica sociale che serve poi a creare questo tipo di lavorazione, no? Perché loro attraverso le parole poi possono farti credere una dimensione di realtà oppure condurre dei limiti a una dimensione di realtà per cui poi nessuno va oltre, perché in questa società non si può pensare che possano esistere degli alieni, per esempio, non si può pensare che esistano, che non esista questo Dio, ma esista altro praticamente, eccetera. E quindi forse loro hanno bisogno di questa dinamica, perché solo attraverso questa dinamica loro riescono a condurre poi le masse rispetto a dove vogliono, insomma, no? Sì, su questo sicuramente sono d'accordo. D'altra parte le religioni, e questo mi riferisco sia alle religioni monoteistiche, ma anche alle religioni dell'India, del Tibet, le religioni di tutto il mondo, per quello che ho potuto, per quella che ho inteso io, che è la mia idea, da un lato hanno un nucleo di verità sacre, e con sacre intendo non tanto divine, ma sacre nel suo significato etimologico di separate, di realtà diversa, e poi tutto il resto è religione devozionale in primo luogo per aiutare, perché qualsiasi religione comunque aiuta le persone a cui si riferisce, dandogli comunque delle direttive di vita, impedendo che compiano del male. E magari contemporaneamente poi chi esercita, chi detiene il potere religioso, a volte poi travalica questi limiti e le fa, come dici tu, anche per controllare le masse. Però sulle religioni trovo sempre che hanno questo aspetto ambiguo, che da una parte siano bene, dall'altra magari non tanto bene, ma che tutte comunque si fondino su fatti molto significativi, che però vengono proprio persi nel volgarizzare lo dico tra virgolette, nel senso di rendere disponibili per le masse i contenuti religiosi. Per esempio, anche in Oriente il buddismo è da molti considerato una religione, ma il buddismo non è una religione, così come non è una filosofia. Il buddismo è, come basta leggere i discorsi del Buddha, oppure ascoltare quello che dice oggi Tenzin Gyatso XIV Dalai Lama, il buddismo è scienza della mente. Punto. Poi, che venga inteso, vissuto, che queste regole siano vissute come religiose, proprio per avere un fondamento di un vivere civile più retto e sereno per tutte le persone, è sicuramente vero, ma è un altro discorso. Io ti ho presentato utilizzando il luogo comune, no? Come mai un avvocato in effetti si è occupato poi del tema della Sfinge, eccetera. E anche questo è un luogo comune, no? Su cui ci hanno
indirizzati a ragionare, no? Però penso che, per esempio, tutti i tuoi studi che hai avuto professionalmente ti hanno aiutato tantissimo. Sì, questo mi ha aiutato tantissimo e l'ho scoperto poi dopo, quando ho letto il testo fondativo della filosofia ermeneutica, che è la filosofia che va per la maggiore in tutto, si può dire, il continente, di Gadamer. La filosofia ermeneutica è appunto basata sull'interpretazione. E adesso lasciamo perdere il contenuto, però Gadamer spiega la sua filosofia in 3 ambiti. Il primo è quello dell'arte, dell'estetica, il secondo è quello dell'interpretazione biblica, poi nella Germania protestante è molto più sentito che nella religione cattolica, e poi appunto l'ermeneutica giuridica, perché il diritto è sempre necessariamente interpretazione, non solo interpretazione della norma, ma anche interpretazione del fatto, della fattispecie concreta rispetto alla norma. E quindi questa, diciamo, tendenza ad analizzare gli articoli di legge e coordinarli da un lato in astratto e dall'altro nel riportarvi i fatti concreti, se non so, una clausola è una clausola di un certo tipo o di un altro tipo, bisogna appunto svolgere dei ragionamenti interpretativi. E anche quello che dico intorno all'Egitto è appunto quella è che è tutta una grandissima interpretazione, ma secondo appunto Gadamer tutto è interpretazione. Però questa non è una filosofia che io riconosco o accetto. Comunque per certi versi è utile. Senti Antonio, e come mai secondo te la società in cui viviamo ha vergogna a superare certi limiti e a pensare di determinate situazioni storiche, relative alle nostre origini, poi si ferma a quel limite e non va oltre? Faccio una domanda complessa. No, questa è una domanda complessa, è una domanda che mette proprio, se vogliamo, molto acuminata. Il perché, per esempio, diciamo così, forse in Europa anche per un po' di supponenza, perché seguendo quello che succede oltreoceano, sono oramai alcuni anni che negli Stati Uniti gli UAP, che è il nuovo nome per gli UFO, vengono visti e registrati dai radar della Marina Militare, dai caccia del Pentagono. Ci sono personale, colonnelli, ecco, dell'intelligence che depongono di fronte al Congresso, ci sono generali e politici e scienziati che in prima serata vanno in TV, come da noi da Bruno Vespa, e dicono ci sono questi esseri volanti che fanno cose che noi non possiamo neanche concepire come possono farle. Non è che non abbiamo le tecniche per farle, ma violano quelle che sono apparentemente le nostre leggi, perché passare da 0 a velocità infinite noi non sappiamo come potremmo farlo, non è fare un motore più potente. Ecco, questo negli Stati Uniti lo dicono professori universitari, generali dell'esercito e via dicendo. In Europa invece, probabilmente per la sua supponenza di vecchio continente, queste notizie sono relegate su siti, blog diciamo, di persone che devono andarsene a cercare, seguirle, perché c'è anche in Italia chi ne parla, però sui quotidiani sono per lo più trafiletti sempre scritti con una punta di ironia e di senso di superiorità. Perché? Ma qua c'è di nuovo il classico discorso. Quindi il fondamento di tutto questo, secondo me, quindi per tornare alla tua domanda, non è tanto un tabù, nel senso di dire di queste cose non si parla perché non sta bene. È vero però che ci può essere sempre ancora un pochettino lo stigma per chi ne parla, nel senso che se uno parla di certi argomenti viene additato come, non dico visionario, comunque come persona un pochettino bizzarra. Però, ed è anche questo uno dei motivi per cui mi ha sempre frenato nello scrivere il libro, di parlare di questi argomenti. Però comunque una volta che si debba prendere atto che se la punta scientifica della tecnica militare della più grande potenza mondiale ti dice che ci sono queste cose, non sanno cosa sono, allora non è tanto farsi dei problemi. Semmai si dovrebbe riconoscere che ha dei problemi che non li riconosce. Voglio dire, là. Perché a un certo punto è... Poi certo, il problema, da qua a interpretarli lasciamo perdere, perché non si può avere la minima idea, non si può, ecco. D'altra parte io qua, relativamente a questo mio geroglifico della Sfinge, io mi guardo bene dal dire che questo sia un essere alieno in senso proprio. Anzi, io dico proprio, avverto di fare attenzione a non dire che sbrigativamente, come potrebbe apparire
superficialmente che questo sia un essere alieno, perché può essere così, ma può anche essere in altri modi. Perché, e qua adesso mi aggancio a altri argomenti di cui parlo nel mio testo, prima ho parlato dei tibetani, nelle dimensioni orientali, e parlavo anche appunto della mente, ecco, le dimensioni orientali si vantano, questo anche vale anche per gli esoterismi occidentali, si vantano ad arrivare a condizioni della mente che sono diverse da quelle della mente razionalistica ordinaria. E in queste ci sono altre prospettive. Ora, io naturalmente non posso sindacare, esprimere se siano vere o false, però dico, oltre anche questo, se vogliamo fare un tipo di interpretazione globale di un fatto che se questo geroglifico, come dico io, è qua da 10.000 anni, ecco, e quindi non possiamo interpretarlo secondo il modo di pensare razionalistico che si è affermato in Occidente a partire da Aristotele, Hegel e via dicendo. Bisogna fare un passo indietro da tutte queste cose. Assolutamente sì, perché se no si resta nella propria bolla e non puoi interpretare una cosa di 10.000 anni fa secondo i tuoi criteri. Perché chi ha fatto questo evidentemente aveva delle conoscenze che oggi non ci sono, ma non solo delle conoscenze, aveva una capacità di produrre conoscenze diverse, perché questo è quello che dicono gli esoterismi, che si può arrivare a un tipo di conoscenza diversa da quella calcolatoria razionalistica, ma non lo dicono solo gli esoterismi, questo lo dice anche, lo lascia intendere Parmenide, lo dice espressamente Platone in tantissimi passi, che la sua filosofia è l'oppio dell'anima che si erge dal fango barbarico e si volge verso l'alto. Nel paragone della linea dice ci sono 4 livelli di conoscenza, la ragione è il terzo ed è insufficiente, poi c'è il quarto che è quello superiore e non può dire cos'è perché la ragione che è inferiore non può descriverlo. E poi per finire Nietzsche per primo e Heidegger per secondo nel secolo scorso, Heidegger a partire dalla fine degli anni 30 praticamente in tutti i suoi libri lui dice bisogna superare la rappresentazione, retrocedere dal dualismo di soggetto-oggetto. Ecco, questo è il cuore di quello che dicono tutti gli yoga dell'India e del Tibet, con la differenza che in Occidente Heidegger è ritornato a questo punto dopo 2000 anni, dopo che lo dicevano i primi greci, ci è ritornato. In Oriente l'hanno sempre saputo. E quindi in Oriente questo retrocedere dalla rappresentazione è soltanto il primo passo e poi ti spiegano tutto cosa fare dopo, se riesci, cosa puoi fare o non fare. Quindi è per questo che io espongo, io nel mio libro non è che, come dico, anche scrivo, naturalmente non voglio convincere, persuadere nessuno, io espongo tutto quello che ho scoperto e offro il materiale perché si possa svolgere un tipo di interpretazione che sia più ampio. Naturalmente in 20 anni io ho letto tantissimi libri e quindi questa è una sintesi di una sintesi, perché avevo scritto un libro prima, poi l'ho risintetizzato in questo. Si riduce quasi ad aforismi. Una persona che fosse interessata incomincia a vedersi la bibliografia e incomincia a approfondire i singoli argomenti per entrare nella prospettiva. Ecco, ma dare giudizi affrettati su un libro che ne condensa 4.000 non ha senso, diciamo, non lo accetto come commento, almeno che ci si rifletta un attimino prima di fare dei giudizi rapidi. Ecco. Senti, secondo te questo limite si può definire come bigottismo culturale? Cioè, No, perché no, noi... no, 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 assolutamente no, assolutamente no, 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 sbagliato. no. No, 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 per esempio, ora in India si chiama avidya, che viene spesso, una sua traduzione principale è ignoranza. Ecco, ma ignoranza non è non conoscere delle cose. Sì. Ecco, questa è anche una parola che io uso malvolentieri perché oramai è diventato quasi sinonimo di insulto, quindi non ha nulla a che fare con questo. Semplicemente la non conoscenza, cioè l'ignoranza che gli indiani e gli esoteristi dicono, è il non conoscere il proprio vero sé. Se tu credi di essere l'io, allora sei ristretto ai limiti della rappresentazione. È questa solo l'ignoranza. Per esempio in Tibet ci sono tantissimi yogin grandemente realizzati che non hanno mai letto un libro, in India, in Tibet e via dicendo. Ma queste cose le dicevano già anche i greci. Sempre prima di Aristotele c'erano gli orfici, i pitagorici, c'erano queste comunità di persone che sostenevano dei concetti che sono sostanzialmente analoghi a quelli dell'India, perché questa è una forma di sapere autonoma e non è che l'uno
un popolo abbia influenzato un altro, ma chi pensa in un certo modo vede le cose in un certo modo. Quindi non si tratta, anzi, per esempio la Isha Upanishad, che è un testo molto importante dell'India, dice: l'ignoranza è tenebra, la conoscenza è tenebra. Questo vuol significare che il non conoscere nulla, il vivere rinchiusi nelle proprie credenze è sicuramente sbagliato, ma l'infarcirsi la testa di concetti e di nozioni è ancora più sbagliato, perché ti solidifica in queste tue credenze, mentre bisognerebbe essere aperti e ascoltare la voce interiore. Il succo un pochettino questo, quindi non c'è, ci sono tantissimi metodi, Kundalini e via dicendo, ma sono tutti finalizzati a un conoscersi interiormente. Come d'altra parte, torniamo ai greci, la classica frasettina Gnosis auton, conosci te stesso, viene ripetuta a partire dai sette sapienti, da Socrate, da Platone, da Plotino, il Tempio di Delfi, dappertutto. Se c'è un mantra della grecità è il conosci te stesso. Normalmente viene inteso come un resta nei tuoi limiti, che però diciamo, è un significato abbastanza banale, per dire tutto questo parolone conosci te stesso per poi dire resta nei tuoi limiti, un pochettino controsenso. E invece secondo gli esoteristi il conosci te stesso significa semplicemente quello che dicono da sempre in India, cioè che se tu vai a fondo, rientri nella tua mente, puoi trovare delle disposizioni diverse. Che poi sia vero o no, io naturalmente questo non lo so, io mi limito a esporre tutta una serie di punti di vista che ho letto, che ho annotato e che ho trovato convergenti, per cui ne do conto. Vabbè, però già se rimaniamo per esempio a livelli un po' più superficiali, no? E usiamo un po' la logica, quelle figure che hai mostrato mi sembrano, mi hanno riportato un po' ai cerchi nel grano, alle figure nel grano, no? Insomma, Sì, ma oltre alle piramidi in Egitto, cioè io ho visto quelle là in Messico, ma ce ne sono alcune in Antartide e altri luoghi. Cioè noi rispetto a ciò che dicevi, a volte veramente qua siamo in una situazione in cui quello che è logico, no, praticamente viene visto come illogico, e quello che è illogico viene visto come logico, perché poi come una persona che pensa, come non può, cioè come non riesce a superare il limite quando poi trova conformazioni simili in tutte le parti del mondo, che magari se uno le vede ancora da più in alto, magari hanno anche delle linee incrociate, no? Come tipo per esempio la linea di San Michele e tutta una serie di cose. E allora praticamente veramente noi siamo in un tipo di società in cui quello che è logico è diventato folle, cioè superare un limite e vedere insomma oltre, e quindi riuscire anche con le riflessioni che hai portato tu o quelle che hai portato nel libro a vedere che forse oltre che in quel limite, come hai detto tu, io non so dare una spiegazione, ma ho visto che comunque c'è un limite, no? Più o meno ho riassunto così. sì, allora, quello che dici è assolutamente giustissimo. E infatti parlo anche di questo argomento nel mio libro. Diciamo, la mia risposta precedente era un livello superiore. Quello che hai detto tu è un livello intermedio. E io parlo di tutti e tre questi argomenti. Ora, che ci siano strutture analoghe in tutto il mondo, oramai basta guardare su internet, lo vedi, ovunque ci sono strutture ciclopiche con le pietre, con angoli pazzeschi, perfettamente incastrati, che gira e rigira, e che da un lato sarebbe stato folle aver fatto a mano, e dall'altro cioè, è impossibile che siano identiche in tutto il mondo. Quindi questa è una prova. Oramai che ci sia stata una civiltà precedente alla nostra che ha lasciato come testimonianza delle strutture ciclopiche identiche è fuori discussione. Ora, il fatto che lo si voglia negare, ecco, questo è un altro discorso che non arriva a scomodare la disposizione della mente, però riflette quello che secondo me è l'atteggiamento filosofico proprio del mondo occidentale. Perché per me è sempre stato importante fare riferimento alla filosofia, perché ho constatato che tutti i modi di pensare comunque vengono espressi in modo sintetico e univoco dai grandissimi filosofi, che sono pochissimi. Poi filosofi che possono piacere o non piacere, però per esempio quello che io vedo adesso nelle scienze è semplicemente l'applicazione di quello che diceva Hegel, che secondo Hegel ciò che è reale è razionale, ciò che è razionale è reale. Tradotto dal punto di vista pratico, quello che tu vedi, tu devi poterlo spiegare in base alla tua ragione. Se tu pensi una ricostruzione e ti piace, quella è giusta.
Ecco, ed è per questo che i primissimi egittologi di fronte alla Sfinge e ad altre strutture come Mariette, Wallis Budge e anche mi sembra Maspero, dicevano ci sono opere dell'epoca egizia e ci sono opere anteriori. Punto. Per loro non c'era un problema. Poi successivamente si è affermata l'onda lunga della mentalità hegeliana, dove bisognava spiegare per forza tutto, perché la ragione può conoscere tutto e deve spiegare tutto, e allora si sono costruiti la loro griglia in base ai resti del positivismo, al darwinismo che li aveva salvati dall'horror vacui, perché se non li aveva più creati Dio non sapevano da dove arrivavano, darwinismo, e quindi bisognava spiegare tutto quello che c'era sulla base di paradigmi. Sono tutte estremamente semplificazioni, ma anche qua non è bigottismo, non sono cose in malafede, sono frutto di quello che Hegel chiama lo spirito oggettivo di quell'epoca. Adesso lo spirito oggettivo sta anche cambiando e quindi prima o poi magari si arriverà a rendersi conto del fatto che verità evidenti che ci sono dovranno essere riconosciute come tali. Può essere più o meno lungo questo passaggio, però mi sembra di poter dire che ormai si è abbastanza innescato. Sì, soprattutto dal 2020 in poi comunque sono successe una serie di cose sì. in cui, come dici tu, no, ognuno dava un nome diverso alle cose, no? E cioè per qualcuno 1+1 non faceva più 2, insomma faceva altro, e quindi forse il mio 1 è diverso dal tuo 1, è diverso dall'1 di un'altra persona, e quindi poi anche logicamente quando lo andiamo a mettere assieme ci ritroviamo dei risultati diversi. E questo va bene se comunque è un risultato di ricerca tuo, ma se è un risultato di ricerca indotto da qualcun altro che ti porta poi comunque a credere che 1+1 fa 5 perché sì. te l'ha detto quello, e allora è un discorso diverso. E penso pure io che comunque siamo in un periodo in cui stanno emergendo tante cose, quindi magari parlare di certe cose come le stiamo trattando stasera, no? Ma anche grazie comunque a quei TG di cui hai parlato prima, anche Canale 5 ne ha parlato di UFO, eccetera. Sì. Quindi qualcosa è arrivato anche in Italia. Sì, però dandogli poco risalto, almeno a quello che mi è sembrato. Sì, comunque sì, certo, ben contento che ciò accada. Sì. E che stavo dicendo? E quindi no, io poi per esempio questa cosa degli UFO mi è capitata proprio sabato scorso, stavo con degli amici e sai la frase, vabbè, allora tu sei uno che crede anche negli UFO, no? Proprio come a derisione, no? A dire sei uno sciocco, va, tra virgolette. E io ho sempre usato una metafora, cioè così le ho risposto, gli ho detto, guarda, ti uso questa metafora che è anche abbastanza profana, no? È come se noi stiamo su una strada, tu stai camminando su un carretto e io ti sfreccio con la Ferrari, no? Facendo questa affermazione, questa è la logica che vedo, perché tu praticamente, come hai detto tu, non sei informato su ciò che stanno esponendo oltreoceano, non sei informato su ciò che è emerso su Canale 5 per esempio qualche anno fa, ma peraltro non metti neanche assieme i pezzi del puzzle, perché poi le domande che io ti ho posto, che sono relative poi alle domande che mi sono fatte, io sono abbastanza profano, no, di questi temi che tratti tu, io mi occupo di sociologia, di altro, un po' di analisi politica, eccetera. Però cioè, anche io nel mio essere profano mi sono posto delle domande e quindi le risposte che poi la società oppure qualche trasmissione che vedevamo in TV non mi soddisfavano, non mi toglievano la sete di conoscenza, insomma. Sì, sicuramente. Sì, era saltato un attimo la linea forse. No, sicuramente, ma la cosa giusta sarebbe appunto mantenere lo spirito critico aperto e non dire, infatti, ma quello che dici sono d'accordo con te, anche a me è già capitato di sentire dire tu credi agli UFO. No, io non credo a niente. Io se chi si occupa di queste cose, del controllo dei cieli con i radar, mi dice ci sono oggetti che non sappiamo spiegare, io credo a quello che mi dice questo qua. Se tu mi dici che ci sono degli oggetti di questo tipo, io prendo atto del fatto che ci sono oggetti di questo tipo. Poi non sto a dire che dentro ci sono omini verdi, possono essere qualsiasi cosa. Però non si tratta più di credere o non credere, ma di prendere atto o di non prendere atto. Ma anche poi, perché anche la costruzione stessa delle piramidi, no? Io ho sentito parlarne qualcuno che diceva che con le gru che abbiamo adesso e con i mezzi che abbiamo adesso non sarebbe stato possibile, anche nei tempi che ci racconta poi la storia,
perché ci raccontano la costruzione di queste piramidi, soprattutto quelle di Giza, non mi ricordo in quanto tempo, Ma normalmente si dice che la piramide principale, quella di Khufu, è stata costruita in 20 anni durante la stagione delle inondazioni, perché altrimenti gli operai lavoravano la terra, quindi 4 mesi all'anno per 20 anni, se fai il conto che lavorassero tutti i giorni, 12 ore al giorno, secondo gli egittologi c'erano in origine 2.400.000 blocchi, se fai l'operazione significa che bisognava porre in opera un blocco ogni 40 secondi, che ovviamente è una cosa che si commenta da solo. Se poi ci fossero anche state 100 squadre, non sono 40 secondi, possono essere 4 minuti, 40 minuti, non è questo il punto, anche mezz'ora, però resta il fatto che è irrisorio. Quindi, ma anche qua ci sono poi se la il ditta discorso. fosse stata italiana, se la ditta fosse stata italiana. Sarebbe riuscita in qualche modo a farla, magari. Però sì, diciamo che sono cose che anche qua non si può giungere a nessuna certezza. Ecco, ma diciamo che un conto, per tornare al diritto, è che se tu sostieni un fatto devi provarlo. E se tu mi dici che le piramidi le hanno fatte i faraoni, allora dovresti dire come le hanno fatte. Visto che però in 5.000 anni non è stata presentata nessuna tesi sulle costruzioni delle piramidi che sia stata ritenuta accettabile da un ingegnere, ecco, da uno che si occupa di costruzioni, la dice lunga sulla particolarità di questi monumenti. Poi appunto, ripeto, questo per me è un punto d'arrivo, andare oltre, dire chi, come, perché, quando, cosa, sarebbe, cioè, chi lo fa per lo più tira a indovinare, espone una sua opinione. Perché ci sono tantissime possibilità e quindi anche fare ecco, però diciamo che quella accademica ufficiale non è più credibile delle altre, ecco. Poi magari è vera in base a usavano qualche marchingegno che non conoscevamo, ma che comunque era un marchingegno che non avrebbero potuto conoscere. Cioè, perché comunque i dati materiali sono questi. Il Tempio della Valle, quello che abbiamo visto, che rappresenta il, fra virgolette, Dio, questo qui è fatto con blocchi da 200 tonnellate, che sono un peso veramente non indifferente. Non indifferente, esatto. Perché Vabbè, anche 200 tonnellate. la questione delle cave, che forse le pietre non provenivano da lì, ma provenivano da almeno 800 km di distanza. Vabbè, gli Sì, enigmi questo sono il tanti. granito. Sì. Questo? Sì, no, dicevo, il granito arrivava da Aswan a 900 km, le altre Eh. pietre, secondo gli egittologi, arrivavano da una cava proprio vicino alla Sfinge, che però probabilmente pare che non avrebbe potuto contenere tutto questo calcare. Primo, secondo, non si è ritrovato nessuno scarto di scavo e né le rampe per eventualmente trasportare questi blocchi, quindi anche questo è molto dubbio. Tra l'altro avevo sentito, ho letto in un libro che un ingegnere americano qualche anno fa ha chiesto alla ditta principale, a una delle ditte principali dello Stato del Montana negli Stati Uniti, quanto tempo avrebbe impiegato per consegnare 2.400.000 blocchi di calcare. E questa ditta, che ha 33 cave, ha detto: noi, lavorando a pieno regime, ovviamente con i macchinari moderni attuali, a pieno regime su tutte le 33 cave, ve li possiamo consegnare in 27 anni, mi sembra, o comunque più di 20 anni. E quindi adesso, voglio dire, come fai senza scalpelli, senza niente a fare i tagli? Questo mi sembra un pochettino, diciamo, nell'Ottocento era accettabile, adesso forse lo è un po' meno. Poi ripeto, per quanto ne so io, poi magari è vero, però diciamo che lascia più che qualche dubbio. Antonio, facciamo un secondo, una pausa, mettiamo la copertina del tuo Sì, libro e poi va bene, ripartiamo, ok? va bene, va bene. La rivelazione della Sfinge è un saggio di Antonio Viglino, Armachis Edizioni 2024. Si tratta di uno studio sui 3 templi che costituiscono l'area delle piramidi e della Sfinge a Giza, che gli egittologi identificano come il complesso funerario in onore del faraone Khafra della IV dinastia, ma che il saggio in esame ritiene, invece, il progetto della creazione dell'uomo da parte di esseri superiori. Sotto forma di geroglifico, il disegno dimostrerebbe, secoli prima della relativa evidenza scientifica, come l'uomo discenda dalle scimmie, ma non tramite fortuite combinazioni genetiche, bensì tramite un vero e proprio intervento esterno di ingegneria genetica a livello cerebrale.
Il documento concorderebbe, quindi, non solo con i miti sulla creazione presenti in quasi tutte le religioni e di mitologie del pianeta Terra, ma confermerebbe i fondamenti di alcune pratiche legate al pensiero esoterico e alle pratiche meditative più antiche, come lo yoga. Un libro che senza dubbio interesserà gli appassionati di storia alternativa, ma che potrà incuriosire anche gli altri lettori. Siamo tornati, abbiamo Antonio Viglino e volevo fare l'ultima domanda prima di salutarci, che vabbè, a parte mi ha colpito molto sia quando ne abbiamo parlato, ho parlato per telefono con lui perché è una persona molto, a parte l'avete visto, insomma, è informatissimo, ha letto tantissimo, eccetera, però è una persona molto cordiale. E la domanda che mi ha incuriosito poi è quanto poi l'uscita di questo libro possa averti cambiato in qualche modo la vita, sia in termini, perché a me per esempio l'uscita dei miei libri un po' qualcosa l'ha fatto, no, nella mia vita, un po' anche perché comunque andando un po' contro sistema, contro quella linea, comunque qualcuno storce il naso rispetto a ciò che è scritto, anche tra gli amici, Sì, sì, capisco. Ho detto, ma qua, visto che io faccio tesoro delle mie letture dell'India e del Tibet, e quindi sia delle lodi che non delle lodi, cerco di curarmene poco. No, mi ha cambiato mi ha cambiato la vita, nel senso che mi trovo molto divertente poter parlare, e anche molto appagante poter parlare di questi argomenti, di interviste come questa sera, di presentare il libro e di poter contribuire all'ambito generale della conoscenza offrendo degli argomenti di interesse che appunto tendenzialmente sono considerati secondari, invece hanno una loro importanza, ecco, quindi contribuire a questo movimento di rinfocolare una conoscenza critica che si basi su come la mente dovrebbe funzionare, non sulle dottrine che vengono insegnate senza starci a pensare due volte. Ecco. Contribuire a smuovere un attimino l'atteggiamento di base. Senti, prima hai parlato relativamente a una sorta di risveglio di massa, no? Rispetto a dei temi, rispetto a delle domande, rispetto a superare quella linea e iniziare anche Sì. noi a vedere come, No, come vedi insomma il prossimo futuro rispetto a questo? no, il risveglio di massa lo vedo come una cosa impossibile, nel senso che comunque, secondo tutte le varie dottrine, eventualmente il risveglio è una cosa individuale. Per esempio si dice che anche il Buddha, Buddha significa il risvegliato, colui che poi ha dato il giro alla ruota del Dharma, che ha fatto ripartire tutto il movimento spirituale in India, ebbene anche lui non poteva, magari non voleva o comunque non poteva risvegliare una singola persona o gruppi di persone, perché questo procedimento di risveglio deve essere un mutamento interiore, non può essere indotto a forza. Infatti, per esempio, ecco, una cosa che ho notato è che alcuni mi dicono che, io sono d'accordo con questo, che quando parlo, quando spiego questi argomenti tendo a essere molto sferzante e sbrigativo, ecco, e così punto. Ecco, ma questo è proprio il modo di insegnare del Tantra, che è una delle vie di questo insegnamento è il Tantra. Nel Tantra si insegna sferzando, nel senso che chi ascolta deve sentirsi messo in difficoltà e quindi cercare di far quadrare quello che sente rispetto per come incrina le sue conoscenze acquisite. Cioè non è che si può stare a spiegare tutto quello che ha detto il Buddha, tutto quello che ha detto questo o quello, perché non avrebbe senso stare a parlare 3 ore per spiegare una cosa. Ma si dice in una battuta, o ti sorge l'interesse per questi argomenti e quindi ti si sommuove un qualche interesse di volerlo approfondire, bene, buon per te. Se no, no, e comunque nessuno perde tempo e il Tantra si insegna così, appunto, sferzando. Come faceva peraltro Eraclito. Lui scriveva, voi uomini siete animali d'armento e non capite la verità neanche quando ve la si dice in faccia, continuate a dormire da svegli. Eraclito scriveva di queste cose, quindi anche lui era molto più sferzante di quanto non sia io. Vabbè, anche io quando scrivo i miei libri sono un po' così, cioè nel senso che comunque ti tratto lievemente quell'argomento, ti motivo la quadratura rispetto a quell'argomento, ma non vado in profondità. Poi
sei tu che ti vai a prendere quell'argomento e te lo vai a analizzare in profondità. Cioè io ti do quell'input, poi come dici tu la crescita poi avviene se tu comunque quell'input te lo vai a prendere, ma perché sei incuriosito su quella cosa e dici ma fammi vedere Antonio, Giuseppe che cosa hanno detto e quindi vai avanti. Infatti poi mi collego a una domanda successiva su questa cosa e infatti i miei libri sono abbastanza sintetici, chi li ha letti dice comunque alla fine sono scorrevoli, non sono noiosi proprio perché utilizzando questa tecnica uno fa una sorta di carrellata, no? Di quello che si è visto, si è successo o della mia teoria, cioè tu hai avuto una teoria, io ho avuto delle mie teorie che rimangono là, poi chi è interessato se le vede, le porta avanti, eccetera. E la domanda era quante pagine è il libro, cioè rispetto a questa dinamica? Scusa, non ho capito. E il libro quante pagine è? Il libro è 220. No, vabbè, perché l'ho agganciato alla cosa di prima, no? Di trattare... Sì, okay. Diciamo che sono sì, molto interessante, perché comunque... da parte dicendo anche tanti argomenti come anche nei tuoi testi un aspetto, quindi anche una questione di reciproca proporzione interna. Se di un argomento parlo, diciamo, un capitoletto, di un altro che è analogo, anche se mi piace di più, non posso parlarne per 30 pagine, ma ne parlerò sempre un capitoletto. Quindi è anche una questione di bilanciamento interno. Vabbè, abbiamo sforato di gran lunga il tempo che ci eravamo più o meno accordati. Veramente per me è stata una bella chiacchierata. Ho approcciato a te il disagio di cui parlavi prima, perché comunque per me certi argomenti sono un po' profani, cioè mi incuriosiscono, come hai detto tu, cioè comunque ne ho sentito parlare, mi informo, infatti qualcosa ne sapevo, però la conoscenza reale, cioè lo studioso su questa cosa eri tu, e quindi un po' cioè, il fatto di essere stato insomma a chiacchierare con te su queste cose mi ha arricchito molto e me ne esco contento. E d'altra parte ho notato che le tue domande sono state tutte molto precise, profonde, hanno toccato tutti dei nervi scoperti e tutti argomenti che è stato un piacere analizzare, cose che magari avrei voluto dire e però non avevo l'occasione. E tu mi hai fatto proprio le domande che toccavano questi argomenti di cui volevo parlare. Come siamo partiti, senza dubbio. Come siamo partiti in retroscena che non riuscivo a mettere il file, eccetera. Sì, ma qua è meglio non dire nulla e andare a ruota libera, è la cosa migliore. Sicuramente. Vabbè, sono proprio contento di questa chiacchierata. Anch'io sono stato. Poi quando hai bisogno il mio numero ce l'hai, quindi veramente anche per altri libri, per me è un grande piacere, veramente. Vabbè, buonasera a tutti e grazie. L'autore penso che si è presentato da solo per la grandezza insomma di quello che ha fatto, di come insomma è in continua ricerca, eccetera. Quindi ti ringrazio Giuseppe, buonasera a tutti. Ciao Antonio, ciao. Il saggio propone alcune riflessioni relative a rilevanti aspetti dell'attuale ambito scolastico, con peculiari approfondimenti circa il ruolo dell'istruzione. Vengono analizzate varie situazioni di problematicità che, condizionando l'effettivo svolgimento della funzione educativa, rischiano di pregiudicare la possibilità di formazione, nella maniera adeguata, delle giovani generazioni. L'esposizione dei vari temi ha privilegiato un'analisi critica delle varie argomentazioni, condivisibile o meno, ma sempre evitando di scadere nella gretta polemica. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà, lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo,
la curiosità mi svela il mondo